le salvettine sul campo. Okay, and then very important step, you need to moisturize your skin before applying the makeup on. And I'm sorry I have very cold hands. La cosa essenziale è idratare la pelle prima del trucco e mi scusi per le mani fredde. Okay, how does it feel? Come si sente? Bene, bene. What kind of skin do you have? You have a oily skin, a dry skin, Che combination skin? Che pelle ha? Mista, secca, grassa? Ma io voglio secca. I think I have a dry, Well, she then- has a dry skin. Well, this is perfect for you because this really helps dry skin, especially dry patches that are usually here. Questa crema è perfetta per le pelli secche, anche soprattutto per le macchiette un po' secche sulla pelle. Okay. Now, what you need to understand before going on is what kind of undertone the skin has. Now, how do you understand that? La prima cosa da capire è il sottotono, il doppio tono della pelle, che tipo di tono c'è oltre a quello che vediamo, insomma. Parentesi, non prendete per vero tutto quello che dico. Now, to understand what the undertone of the skin is, you need to look at your wrists here. Per capire cos'è questo sottotono che intendo è vedere la pelle dei polsi. Okay, there are two undertones. You can have a cool undertone or a warm undertone. You have a cool undertone, which means a bluish undertone, when the veins on your wrists are blue. Ci sono due tipi di tonalità della pelle, uno freddo che è tendente al blu e lo capite se avete, diciamo, appunto il colore delle vene bluastro. Exactly. And otherwise, if it's greenish, that means that you have a yellow undertone. That means you have a warm undertone of your skin. Invece la tonalità quella più calda è quando le vene sono di color verde, perciò sono tendenti. Possiamo dire che la tonalità è anche gialla. Okay, so that's why most of the people have a yellow undertone. That means they have a warm undertone of their skin. La maggior parte delle persone hanno una tonalità più calda, diciamo, tendente al giallo. Okay, and most of the foundations you find in stores don't really match your skin tone, so you need to have a mix of two usually. La maggior parte di fondotinta che troviamo tende ad opacizzare la pelle, dunque ne dobbiamo mischiare almeno due per avere un risultato migliore. And that's what I'm doing here. I'm mixing two different colors of foundation on the back of my hand. Quello che sto facendo appunto è mischiare due tipi diversi di fondotinta sulla mano, così da lavorare meglio. Okay, and now with a brush, we're going to mix them together. E con il pennello li mischiamo insieme. See? Vedete? Okay. I like to use brushes instead of sponges that we have here, because I think that for the first layer is better. They don't leave any strides on your skin. Credo che è meglio utilizzare, preferisco il pennello piuttosto che la spugna perché non lascia delle strisce per un primo strato. Una prima applicazione. Okay, I like to use brushes that have natural bristles. Io preferisco utilizzare dei pennelli naturali, con setole naturali. Exactly. And because, of course, the final result is much better. Il risultato è sicuramente migliore. See, I will insist a little bit on this area, on the apple of the cheek and around the nose, where the pores are more open than on the rest of the face. Insisto sulla zona degli zigomi perché ci sono solitamente i pori più aperti piuttosto che sul resto della faccia. An area that people tend to overlook is the sides of the nose, which are really important. Le persone generalmente non prestano attenzione alla parte laterale del naso, ma invece è molto importante. Okay. So we start with the foundation as a base, and then we're going to build up on this with contouring and powder. Iniziamo dando una base con il fondotinta e poi proseguiremo anche con la cipria e tutto il resto.
Now, being our model, a very young lady, there's no much need for foundation because she doesn't have any fine lines to cover. Diciamo che essendo molto giovane non ha bisogno di coprire i segni dell'invecchiamento. You know, there are some other people that are more difficult to work with because their skin might have problems, or you know, they might be older. Magari ci sono persone che hanno dei problemi di pelle, magari anche un'età più avanzata. Okay, when you do your makeup, you definitely don't want to leave out the neck. You don't want the line here. Non dimenticate il collo, altrimenti abbiamo un stacco troppo netto. The lighting is important. Okay, now to have a better result, a more natural result, we're going to stipple the foundation into the skin, to push it into the skin with a wet sponge, okay? Ora per avere un risultato ottimale andiamo a lavorare con la spugna per far assorbire bene il colore. And you don't have to push on the skin, you have to roll like this. Ma non fate pressione, ma piuttosto girate un pochino la spugna. Because you want to absorb all the extra product that she doesn't need on her skin. Così da assorbire il prodotto in più. Wow. Okay, and the fact that the sponge is wet gives it a dewy finish. It makes her skin look juicy and glowing, healthy. È preferibile bagnare la spugnetta così da rendere la pelle più luminosa e radiosa. Okay, can you tell she has foundation on? Potete dire che ha fondotinta, lo direste mai? Yeah. Okay. All right, let's move on to powder now. Ed ora passiamo alla ciglia. Because after you use something that products that are creamy or liquid, you need powder to set what you just did. Perché anche se utilizzate comunque dei prodotti cremosi o magari liquidi, abbiamo bisogno di una polvere affinché il prodotto attecchisca bene sulla pelle. This is a transparent powder, so it means it has no color. It's not going to show on your skin. It's just to set the foundation. Questa polvere è trasparente e serve solamente a far attaccare gli ulteriori passaggi. It's kind of white. Bianca. So you tap it here inside the container, then you tap off the excess product, and gently you go onto the skin. Applicate la polvere sul pennello, ma poi eliminate il prodotto in eccesso in modo da avere un risultato migliore. It's important not to use too much product because remember that less is more. No, non utilizzate troppo prodotto perché meno ne utilizzate migliore sarà il risultato. Okay. Now let's move on to contouring. Contouring means that you want to use your features in the best possible way. E adesso concentriamoci dando importanza al quello che bisogna ai punti del suo viso che dobbiamo mettere in risalto. Makeup is much like painting, you know. You want to highlight your best feature and you want to hide your less best feature. Diciamo che truccare è un po' come la pittura, dobbiamo mettere in risalto i suoi punti migliori e nascondere magari le parti un po' più critiche. Okay, so we start with the contouring and we're going to use a darker shade here on the lower part of your cheeks
And then we're going to use a brighter color on the apple of the cheeks. Allora, nella parte superiore, sopra le guance, utilizzeremo un qualcosa di più brillante, mentre un qualcosa di più tenue nella parte inferiore del viso. And the trick is to know exactly where to apply the product. You have to do what we call the fish face. So you have to go like this. E sapere il trucco per mettere il prodotto nel punto ottimale è fare appunto tirare all'interno delle guance di modo che si mettano in risalto gli zigomi. So when you have a fish face, here's when you want to put when you want to apply the product. E per sapere dove applicare il prodotto. Okay, now we have 4 different shades. None of this is good because this is glittery. We don't want glitter. Abbiamo 4 colori differenti. So we're going to use another one. No, non sono molto buoni questi perché li utilizzeremo. Okay, we're going to use the darker shade here Utilizzeremo la tonalità più scura for the fish face. Here. per la faccia di pesce, come l'ho chiamata prima. And again, see, there's too much product here. Tap it off. E di nuovo il Fish prodotto face, è un po' keep off. il prodotto è un po' troppo, quindi lo eliminiamo veramente. No. And you have to blend it into the skin and give it to a C shape, see? You have to go all the way up to the temple. Lo applichiamo bene sul viso, seguendo appunto la linea See the C? la forma The del C shape? viso. Here we go. Vedete? And now this other side, again. E ora dall'altra parte, di nuovo abbiamo il prodotto Fish in face. eccesso, faccia la pesce, No. non troppo, And the C shape. e di nuovo andiamo a modellare secondo la forma del viso. Okay. Now we want to move on to the apple of the cheek. E ora passiamo agli zigomi. And we're going to use the brighter color here, okay? Quindi utilizzeremo i colori quelli più brillanti, quindi il rosa.